statua. Mai visto niente di simile. Ti piaccio? E me lo chiedi? Bentornati in soffitta e benvenuti a una nuova puntata del podcast dedicato alle B-movie girl che hanno fatto grande il cinema e la cultura pop italiana. Oggi scopriremo un'icona della commedia sexy e non solo, una donna che ha incarnato con sensualità e tanta grazia, di nome e di fatto, il tipo di bellezza prosperosa e genuinamente italiana. Sto parlando naturalmente della bellissima Maria Grazia Buccella. Maria Grazia Buccella. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime come la nostra Maria Grazia Buccella. Nella nostra vita bisogna scegliere l'amore o l'arte. Ho scelto l'arte. Nata a Milano il 15 agosto del 1940, Maria Grazia è un'attrice, cantante e showgirl che ha avuto un impatto indiscutibile sulla scena cinematografica italiana. Un'eccellente attrice con una carriera cinematografica relativamente breve che ha preso il via a partire dagli ultimi anni della commedia italiana, approdando direttamente a quella sexy, dove la sua bellezza carnale svampita, quasi comica, si è inserita nella Cinecittà di allora, conquistandosi un dorato posto fra le stelline che si erano accese. Finalista a Miss Universo nel 1959, la sua carriera è stato un susseguirsi di ruoli memorabili che l'hanno resa una specie di Marilyn Monroe di Cinecittà. Venere 2000. E chi se non tu? Guardate se non è vero. Guardate se non è vero. Per intenderci meglio, concentriamoci sulle sue parole dell'epoca. Non sono grassa, ma non sono neanche uno di quei grissini che popolano i giornali di moda. Maria Grazia ha sempre celebrato la sua forma fisica, sottolineando l'importanza di essere se stessi. Con misure generose e tutte italiane, fianchi e seno 98 cm, vita 60 cm, altezza 1,70, un peso che oscilla tra i 54 e i 56 kg, Maria Grazia è stata una vera forza della natura. Se invece vuoi sognare la vita fulgida di un re. Maria Grazia Buccella ha avuto una carriera rapida e fortunata nel cinema italiano e Il Provinciale, diretto da Luciano Salce nel 1961, è uno dei film che ha contribuito al suo successo e, lasciatemi dire, il mondo era pronto per questo tipo di donna. Sembra che anche la moda oggi stia ritornando verso questo tipo di bellezza, una bellezza che è piena, che è reale, che è tangibile. Non solo uomini, ma anche donne, come rivelano le montagne di lettere che ha ricevuto, la trovavano una fonte di ispirazione. Anche con te, dunque, c'è qualche cosa che volevi che io ti chiedessi che non ti ho chiesto? Perché io quando ti guardo negli occhi poi mi dimentico di tutto, capito? Per cui non... E preferisco questo. Preferisci questo? Sì. Allora, che sei bella te l'ho detto, che sei brava te l'ho detto, che sei giovane te l'ho detto, non ti ho dato ancora il mio numero di telefono ma non oso perché... Non ride, ma perché ride? Perché se quando io faccio queste cose poi mi pigliano sul serio, quello è il fatto. Voglio fare una considerazione personale. Forse, nell'era dell'immagine filtrata e ritoccata, dobbiamo ricordare che la sensualità è qualcosa che viene dall'essere comodi nella propria pelle. Vittorio De Sica la inserirà nel cast di Caccia alla Volpe, dove avrà l'occasione di mostrare le sue doti recitative e caricaturali di fronte al re della risata americana Peter Sellers. Nel 1968 Maria Grazia ha ricevuto il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista per il film Ti ho sposato per allegria di Luciano Salce. Dov'è casa tua? Avellino. Un giorno la porto là con me. Le piace il maiale? Quest'anno abbiamo un maiale così bello che ce lo invidiano tutti. Ma adesso mi lasci fare i lavori. Mi tieni qua a discorrere e io poi mi trovo indietro.
Tra il 1969 e il 1971 ruoli da protagonista le sono stati affidati in film come Dove vai tutta nuda, accanto a Vittorio Gassman e un Thomas Milliam inedito, e Basta guardarla, di nuovo sotto la regia di Luciano Salce, un film che è diventato un cult tra gli appassionati del cinema di genere. E non possiamo sicuramente dimenticare le altre sue apparizioni nell'Armata Brancaleone e Il Gaucho. Durante la lavorazione di quest'ultimo film, le tre protagoniste, Silvana Pampanini, Ennio Rossini e la Buccella, secondo le cronache dell'epoca, furono letteralmente aggredite da un gruppo di ammiratori, un episodio che sottolinea la passione che questa attrice suscitava. Molto tempo libero non c'è, però quel poco tempo libero lo sfrutto al massimo, cerco di divertirmi al massimo, ballo tantissimo. Sempre di questo periodo è anche la sua unica esperienza cinematografica americana, la partecipazione al film Viva Villa, per la regia di Boots Kulick del 1968. Nel 1977, per la gioia dei nostri occhi, la sua sensualità è stata immortalata anche nell'edizione italiana di Playboy. Seguirà poi un lungo periodo di assenza dal grande schermo e qualche piccolo cameo televisivo. Nel 1988 è stata una guest star nella serie I ragazzi da terza C, rimanendo fedele al suo ruolo, il flirt col professore di italiano, fino al ritorno nella pellicola Otello del 2000 di Andrea Biagini e Leonardo Scucchi. Poi una grande assenza, al limite dell'invisibilità, ma forse anche di meditazione per questa interprete che, diciamocelo, ci manca. Se, come sembra, non tornerà più sul grande schermo dopo Tello, di Maria Grazia Buccella, già considerata un'attrice di straculto da tutta la nuova generazione di appassionati del cinema italiano, non resteranno che due cose: la sua fumettistica e moderna canzone Il Popò e la sua fisica recitazione in Basta guardarla, pellicola che la celebrò come attrice. Col popò, questo bello nuovo lo farò con te. Una piccola riflessione. Maria Grazia Buccella è un esempio straordinario di come una donna possa esprimere la sua sensualità mantenendo una grazia e un'umanità che trascende lo schermo. E forse è giunto il momento di celebrare questo tipo di bellezza, una bellezza che è eterna proprio perché è reale. E a questo proposito vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. In considerazione finale, Maria Grazia Buccella è un'icona che ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema italiano e internazionale. La sua bellezza e il suo talento hanno fatto di lei una delle attrici più memorabili degli anni 60 e 70, riuscendo a conquistare il pubblico e a creare personaggi che sono diventati veri e propri cult. Nonostante le sfide e i cambiamenti nel panorama cinematografico, l'eredità di Maria Grazia Buccella è sempre presente, testimone della sua importanza non solo come attrice ma anche come figura femminile in un'epoca di grandi cambiamenti sociali, e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice. Poi c'è il finale. Rococoi, corococoi, corococoi, corococoi.